Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo a bordo della mia nuova Captur 1000 GPL color rosso e nero. Non sono di nessuna fede calcistica, quindi a me il colore non importa. So che è bella di giorno, è bella di sera, è bella quando piove ed è bella quando c'è il sole, che sono sempre dei colori diversi. Bene, quindi perché faccio questo video? Mi è venuto in mente adesso perché domani andremo ai laghi di Fusine, stesso percorso che ho fatto quella volta lì con la Duster ibrida, e avevo fatto proprio un video di consumi reali in autostrada. Dopo tanti hanno commentato in modo negativo perché non dovevo provarla in autostrada, ma l'auto vanno usate sempre e quindi io ho fatto questo video perché è reale, cioè un video che fa vedere anche quanto consumano in autostrada le ibride. Quindi andrò a fare lo stesso percorso, circa chilometro più, chilometro meno, e appunto voglio vedere quanto alla fine della fiera consumiamo. Adesso io vado a fare il pieno di GPL, non so se riesco, faccio il video di quando faccio il pieno, e azzererò tutti i contachilometri e poi vedremo quanto abbiamo consumato. Adesso vi faccio vedere un attimo com'è il navigatore e come è fatta l'auto, poi vado a fare il pieno e poi domani mattina ci rivediamo e partiamo, andiamo a fare questo percorso e torniamo a casa. Saremo in 3 in macchina senza valigie e l'auto è nuova, e quindi anche perché così magari fra un anno, fra 7-8 mesi, quando ricapiterà di andare ai laghi di Fusine, vediamo un confronto di quanto ho consumato adesso che è nuova e magari fra 3-4 mila chilometri. Bene, quindi adesso vi faccio vedere un attimo l'auto e come funziona il navigatore, giusto per mettere qualcosa di reale e di diverso. Allora adesso giro la telecamerina, eccoci qua. Questa è la vista del nostro volante e del nostro schermo e poi del driver display. Quindi adesso io cosa faccio? Accendo l'auto, premo qua. Bene, già dalla vecchia Captur c'è una differenza, che l'altra Captur dovevo premere 2 o 3 volte prima di accenderla e ogni tanto si bloccava. Allora il rumore della freccia, dell'indicatore di direzione, altrimenti Davide dei Miglior Auto mi sgrida, è diverso. E adesso volevo farvi vedere i comandi vocali, perché abbiamo i servizi Google integrati. Quindi portami ai laghi di Fusine, navigazione verso laghi di Fusine. ok, mi mette Procedi che ci in vogliono direzione sud-est da via Regadura verso via Olmo. ok, mi mette che ci vogliono 2 ore e 23, sono 191 km come vedete, e la maggior parte quasi tutta autostrada, perché noi andremo fino alla Tisana, poi dalla Tisana prendiamo l'autostrada e se non sbaglio sono un 160 km di autostrada. Quindi sarà un video soprattutto per i consumi di quest'auto a GPL in autostrada, e questa sarà una delle differenze più grandi. Qui mi mettono il display, adesso vi faccio vedere come si fa a cambiare il display. Si fa con questo tasto qua, perché tanti me lo stanno chiedendo in questi giorni. Eccoci qua, questo è un display, quello col navigatore già integrato. Per cambiare questo display qua, che vedete, vado a premere la freccettina in giù, quindi premo la freccettina in giù, ecco qua Eco Monitor, qua abbiamo la distanza, qua abbiamo il GPL, qui abbiamo anche la media del GPL, poi abbiamo il livello della benzina e niente. Quindi così si libera tutto il display per avere il driver display. Molto carino, è molto ben fatto questo display. Bene, che dire, andiamo a fare il pieno di GPL, vediamo quanto ce ne sta dentro, quanto abbiamo consumato per la prima volta, e poi lunedì quando torniamo ritornerò a fare il pieno e vediamo per differenza quanto abbiamo consumato. Eccoci qua, quindi facciamo il pieno, vediamo che il costo del carburante è a 6,99 e adesso vediamo quando finisce l'auto. Una cosa che hanno cambiato adesso è il tappo, che prima era a vite, qua è magnetico, quindi si appoggia e lì si attacca. Bene, quindi abbiamo fatto il pieno e avevamo percorso 213 km e come vediamo abbiamo fatto 11,50 € e 16 litri e 48. Quindi 213 km diviso 16 litri e mezzo, fate conto, penso che saremo su una media di 12-13. Non male, ma più che altro voi guardate il prezzo, 11,50 €, 213 km. Quindi adesso accendiamo l'auto, andiamo a resettare il contachilometri, quindi con l'ok,
ok. Adesso non so perché viene questo. Teniamo premuto il tasto per 3 secondi e vedete che lì si azzera tutto. Andiamo a vedere gli altri trip, tutto a 0, 0, benzina ok, bene, è già passata a GPL. E quindi dai, ci vediamo domani mattina e vediamo come va. Purtroppo anche oggi sta piovendo e speriamo che domani sia più bello. Ciao, a domani! Eccoci qua signori, è domenica mattina, pronti per partire. Adesso io vi faccio vedere un attimo, accendiamo l'auto, vi faccio vedere che ho fatto il pieno di GPL e che è tutto ok, anche se avete già visto che ho fatto il pieno. Quindi adesso giro la telecamera e vi faccio vedere. Eccolo qua il mio quadro. Qui abbiamo, adesso andiamo a impostare, portami ai laghi di Fusine. Navigazione verso laghi di Fusine. Ok? Saranno 189 km, come vi dicevo ieri, 2 ore e 3 minuti circa, quasi tutta autostrada. Quindi adesso accendiamo l'auto. Ok? Andiamo a vedere che sia tutto resettato. Ecco monitor. Qui abbiamo distanza percorsa dell'auto 242 km, 5,1 come vedete da quando abbiamo resettato, consumo GPL 5,1, media al momento 11,7 perché ieri dove abbiamo accesa ci abbiamo messo un attimo, 480 km di benzina, l'autonomia del GPL dovrebbe uscire. Questa è la media del GPL, benzina. L'autonomia è qua sotto perché ci dà quella della benzina, ma questa è quella del GPL, 440 km. Quindi in teoria andiamo e torniamo tranquillamente con un pieno. Bene signori, ci vediamo durante il viaggio e così vediamo come va l'auto e le varie impostazioni. A dopo! Eccoci qua, siamo a bordo della nostra Captur, siamo in autostrada. Ho impostato il cruise control sui 120 all'ora perché comunque non dobbiamo superare i 3000 giri perché l'auto è ancora in rodaggio. Essendo in sesta stiamo andando a 2700 giri, a differenza della vecchia Captur che eravamo intorno ai 3100 a 120 all'ora, quindi abbiamo già un risparmio di 400 giri. Bene, adesso cambiamo inquadratura e andremo a vedere come è fatto tutto il display, come funziona e i vari settaggi. Eccoci qua, quindi questo è il display che abbiamo normale. Io ho un driver display da 10 pollici, quindi è completo di tutto. Adesso volevo farvi vedere che per aumentare la velocità del cruise control impostato io vado a premere più, vedete diventa 115 e lui mi porta a velocità. Se premo questo tasto qua, che quasi tutti non sanno che cos'è, io premo questo tasto e lui mi porta al limite di velocità, che adesso qui è 110 in autostrada. Guardate i giri come vanno giù, quindi adesso lui mi mantiene i 110 all'ora. Quindi questo tasto qui che vedete è il tasto che serve per portare al limite di velocità massimo che c'è adesso, quindi può essere 110, 130 eccetera. L'auto comunque è bella silenziosa, va bene, la sesta è molto molto interessante. Io adesso premo il tasto per cambiare il visual del display, ok, eccoci qua, c'è questa qua con il navigatore. Se riuscite ad avvicinare un po', eccoci qua, vedete il navigatore è questo qui, che mi indica dove stiamo andando e dove svoltare eccetera, con il limite di velocità che c'è, il cruise impostato a 110 eccetera. Poi se voglio vedere qualcos'altro, vedete lì mi viene fuori la stazione radio, mi viene fuori l'eco monitor, poi la distanza GPL, quindi 100 km, la media di consumo a GPL che adesso è 8,8, non ripeto, siamo sempre in autostrada continui, il livello di benzina e poi anche nulla. Vedete la grafica in 3D, molto bella e ben definita. Ecco, adesso se io ripremo, vedete che il limite è andato a 130, io adesso ripremo quel tasto che ci porta a velocità e lui adesso mi accelera, ha una bella accelerazione, guardate, fino a 130 all'ora. Eccoci qua.
basso e diventa manuale. Ok, quindi adesso continuiamo il nostro percorso, poi quando arriviamo su ai laghi di Fusine magari vediamo un attimo il resoconto di com'è andata, quanto abbiamo consumato, eccetera, per poi fare il ritorno e rifare di nuovo il pieno, e lì vediamo proprio quanto abbiamo consumato per tutto il viaggio. Signori, arrivati al lago di Fusine, spettacolare. Beh dai, dopo magari vi metto qualche ripresa fatta qui, faccio un video un po' diverso e vi faccio vedere anche un po' come è fatto il lago di Fusine e quanto bello è, non per fargli pubblicità, ma per venire a vederlo. Questo è uno dei laghi più belli, ci sono due laghi, superiore e inferiore, ed è stupendo, soprattutto in questo periodo d'autunno. Torniamo un attimo allo scopo del nostro video, era quello di vedere quanto abbiamo consumato. Adesso siamo arrivati, quindi adesso vi faccio vedere un attimo eccoci qua. Abbiamo fatto 179 km, 179 tra l'altro tutti a GPL, la media è 9.2. Allora ricordiamoci questa media 9.2, 9.3 quello che indica, quindi quasi 10 con un litro, però abbiamo fatto tutta salita autostrada e qui siamo intorno ai 1000 qualcosa metro, e quindi dopo quando tornerò a casa vediamo, quando siamo arrivati, quale sarà la media. Adesso ricordatevi 9.3 e poi vedremo il successivo. Vi porto in giro con me, dai, andiamo a vedere un po' anche il lago di Fusine e così un po' di colore in questi video, che magari possono sembrare tutti grigi visto che c'è anche una bella giornata. Wow, dai, andiamo. Ve la faccio vedere qui, la mia piccola capturina, eccola qua, vicino al lago. Bello il colore rosso, no? Anche se è sporca, comunque molto interessante, si vede bene. Bene dai, andiamo a fare una camminata così vi facciamo vedere anche un po' di lago. Eccoci qua signori, qua spettacolo, guardate che colori che ci sono adesso, questo periodo d'autunno, fantastico. Poi c'è anche tanta acqua perché ha piovuto tantissimo in questi giorni, e questo è il lago superiore di Fusine. Qui si registrano le temperature più basse in tutta Italia durante l'inverno. Guardate che acqua e che colori che danno l'autunno. Peccato non sia limpidissimo, però ne vale veramente la pena. Che ne dite? Uno spettacolo. Bene signori, non voglio annoiarvi perché non interessa tanto la montagna, e continuiamo con il nostro video sull'auto, sui consumi e come si sta comportando anche. Eccoci qua signori, arrivati a casa. Allora abbiamo fatto la bellezza di 354 km in tutto, come vedete a GPL, tutti 354 km, e abbiamo una media che quando siamo arrivati su al lago di Fusine era di 9,3, adesso è di 8,3. Allora questa è la media al computer che vedete qui, da vedere quando domani o dopodomani andrò a fare il pieno, vedere se si mantiene questa media qua. L'auto per il resto si è comportata molto bene, la trovo più silenziosa della vecchia Captur, quello sì, nessuna vibrazione, nessun fruscio, tutto è andato regolare, e oltre alla silenziosità secondo me c'è anche più comfort. In effetti mia figlia dietro ha detto: papà, non sento più le buche come l'altra, non so se hanno cambiato gli ammortizzatori, queste cose qua, caso mi informerò. Nota da dire, il discorso di tutti questi assistenti alla guida, che possiamo andare, il My Safety Perso, che possiamo andare a disattivare, come vedete qui. Io l'ho sempre disattivato perché è veramente pesante, dopo un po' non si fa neanche più, non si ascolta neanche più, come ho già detto su altri video. Climatizzazione buona, ventilazione buona, silenziosa, tutto il resto perfetto. Cosa manca adesso? Manca solamente di andare a fare il pieno domani, perché come tutti sapete, adesso aspetta che mi faccio vedere, eccoci qua, come tutti sapete il GPL non c'è l'automatico,
in GPL non c'è il self-service e quindi bisogna aspettare che aprano, bisogna aspettare che ci sia qualcuno a farti il pieno. Bene, quindi ci vediamo domani che facciamo il pieno e vediamo i risultati veri sulla carta dopo i chilometri, litri, eccetera. Ciao a tutti, a domani. Eccoci qua signori, siamo arrivati per fare il pieno di carburante. Come vedete abbiamo percorso 382 km e mezzo per l'esattezza, quasi tutti a GPL, quasi tutti con di autostrada, un po' di extraurbano, sì, saranno quei 50 km. Quindi dove ero partito all'inizio? Che se vi ricordate bene, io avevo fatto il pieno della Duster, quella volta là della prova, ed avevo speso 44 euro per 390 km. Qui abbiamo 8 km in meno, 7 km e mezzo per la precisione. E adesso facciamo il pieno e poi vediamo i risultati finali, giusto per fare un confronto, visto che le auto si equivalgono abbastanza come misure, come dimensioni e anche come diciamo peso. Bene, andiamo a fare il pieno. Bene, avete visto? Neanche farlo apposta, siamo giusti alla metà. 22 euro, ok, di gas GPL, quindi la metà della Duster che avevamo fatto. Vabbè, mancano 8 km, però comunque siamo alla metà. Abbiamo fatto 31 litri e 47 e adesso io voglio fare un attimo il conto di vedere quanto abbiamo. Allora, andiamo sulla calcolatrice, ok? Quindi abbiamo fatto 382 km diviso 31 litri, siamo a 12,3. 12,3 con un litro di GPL. Ma soprattutto, se andiamo a vedere il costo al chilometro, ok? Quindi abbiamo speso 22 euro. Rifacciamo un attimo il conto. 22 euro che sono 2200 centesimi. Benissimo, 2200 diviso i chilometri 382, siamo a un costo di 5,7 centesimi al chilometro, scusate. Quindi per fare 100 km io spendo 5,70 euro, che è un prezzo che ritorna alla vecchia Captur, quello che ho fatto dopo 4 anni, all'incirca siamo lì. Quindi signori, che dire, l'auto va bene, l'auto a GPL è quella che ci fa risparmiare di più, secondo me sì. Perché va bene, se voi dite del 3 cilindri, 100 cavalli sono pochi, eccetera, 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 va benissimo. Secondo me, per quello che la uso io l'auto, i 100 cavalli bastano e avanzano e non ho mai avuto un problema, mai niente. E quindi l'altra auto l'ho usata per 4 anni e per 70.000 km. Quindi che dire signori, il GPL ci fa risparmiare più di tutti, punto. Ditemi quello che volete, basta vedere il costo al chilometro. Parliamo sempre di costo al chilometro, non parliamo neanche più di quanto consuma, ma guardiamo il costo al chilometro. Signori, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con me fino adesso. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate il tasto delle notifiche. Il video non finisce qua, ma continua con delle immagini che ho registrato al bellissimo lago, ai laghi di Fusine. Ciao ciao, buona visione!